Andiamo ora a spiegare l'ultima pagina delle impostazioni, dove sono presenti le impostazioni finali e i modi speciali. Allora, le impostazioni finali sono praticamente le ultime impostazioni che diamo prima di consegnare il nostro smartphone ben programmato come volevamo alla nostra persona da assistere. Ecco, la prima cosa da fare è impostare la nostra app diciamo app home, app principale, come desktop praticamente definitivo. Deve andare sopra, diciamo, al desktop attuale. Ecco, purtroppo ci sono talmente tanti smartphone con talmente tante interpretazioni proprie che la prima opzione, che è quella che dovrebbe portarvi direttamente, diciamo, all'applicazione, alla pagina che ti permette di impostare la nostra applicazione come impostazione, diciamo, home, non funziona per esempio sul mio smartphone Huawei P Smart. Devo utilizzare la seconda con un passaggio in più, quindi andare su app e notifiche, da app e notifiche su app predefinite, da app predefinite su avvio app, e adesso potrò finalmente mettere la nostra app big come la home, come l'impostazione home. E infatti adesso vedete, se per caso decido di schiacciare il tasto centrale, che dovrebbe permettere di andare sulla pagina, diciamo, di scelta delle applicazioni, non me lo consente più. Ecco, adesso per tornare indietro dovrò fare ovviamente le stesse opzioni al contrario. Ecco, adesso non starò chiaramente a farle. Ecco, e poi al finale la modalità anziano, che sarà quella che ci metterà anche ulteriormente, ci proteggerà anche da eventuali messaggi di errore che vengono dati solo ovviamente al tutor ma non all'anziano. Quindi questa è una modalità assolutamente da mettere. Due parole veloci sui modi speciali. In generale, se sarà necessario, per esempio, potete settare il premio a lungo qualora vediate che la vostra persona tende a tenere schiacciato, tende a schiacciare a caso e cose, almeno insegnandogli a premere a lungo potrà, diciamo, evitare di dare più di comandi accidentali. Ecco. E la modalità semplice consentirà di dare comandi vocali tipo chiama e il nome della persona. Ok, direi che abbiamo detto tutto.